de die voor mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Eccoci qua per una nuova edizione dei Le disavventure di Simone in Olanda. Come vi avevo accennato, oggi parlerò della lingua. Come sapete, in Olanda si parla l'olandese, che è un mix tra inglese, francese e tedesco, non sto scherzando veramente, con una grammatica difficile quanto al tedesco, forse peggio. Comunque neanche gli olandesi la conoscono, giuro, non li sto insultando, lo dicono anche loro. È una lingua che si parla solo in Olanda e comunque anche la lingua ufficiale delle Antille olandesi, nei Caraibi, dove si parla comunque anche inglese e il papiamento, qualcosa del genere. Al di fuori da questi paesi l'olandese non si parla da nessun'altra parte. E visto che io ero venuta qua per 6 mesi o comunque ancora ora so che non ci voglio restare a vita, per me l'olandese entra di qua ed esce di là. Quindi sono venuta in Olanda, sì, non tanto per migliorare, cioè proprio per imparare anche l'inglese. Sono venuta con l'inglese scolastico, sistema scolastico italiano molto buono. Poi purtroppo con i tempi che corrono ci sono insegnanti che hanno una voglia di vivere come la mia oggi, piove, c'è il vento, siamo ad Amsterdam, cioè, avete dubbi? Genitori che non sono più genitori e figlioli, nuove generazioni. Bene, ci vantiamo che impariamo l'inglese prima elementare, quindi uno finisce l'anno a 6 anni. Hello mom, I'm Simona, the cat is on the table. Peccato che però arriviamo anche a 18 anni che bye mom, I'm Simona, the cat is under the table. Questo è. E quindi sono venuta qua nella speranza di imparare qualcosina. Ho cercato anche da quel lato, mi sono informata prima di partire, sono finita in una famiglia olandese e inglese con la madre americana, i figli parlavano inglese e anzi da quel lato i genitori non ascoltavano i figli se in mia presenza parlavano olandese, solo inglese. Bene, mi occupavo di 2 bambini gemelli, maschio e femmina, che andavano tutto il giorno a scuola e di una bambina di 10 anni che invece era a casa tutto il giorno. Non chiedetemi come cacchio facevo a passare tutte le giornate con sta bambina. Non avevo un telefono con internet proprio, non usavo internet se non dal computer la sera, non lo so. E comunque tra queste attività io leggevo tantissimi libri. Allora, primo mese, quando tu arrivi, hai una testa quanto un pallone perché ti dà proprio fastidio e ti viene il mal di testa sentire questi che parlano continuamente inglese. Ad un certo punto ti rassegni e cominci ad ascoltare qualcosina, quindi le cose cominciano ad entrare e ad uscire. Ovviamente però siamo persone adulte che sanno già una lingua, poi non sarò neanche portata per le lingue, e quindi cerchiamo di tradurre parola per parola all'interno di una frase per capire cosa stanno dicendo. Quando ci manca o non capiamo una parola, tutto è perso. Ebbene, e così è stato. Tra le tante parole nelle varie discussioni che la madre diceva, che mi facevano perdere, non ascoltavo più niente perché non ero già persa. Almost. Boh, per un mese e mezzo tra mal di testa e sta parola che almost. Ma che vuol dire? Vado su Google Traduttore, cerco in tutti i modi una parola che avesse un significato. L'unica che trovo è homos. Che vuol dire omosessuale? Ma questa amica mi dice omosessuale ogni 3x2. Sfiga nella fortuna che volete che sia, il bambino, il maschio, si ammala e sta a casa. E quindi io comunque continuo a fare le mie varie attività, e tra le quali leggo. Leggo, cioè che praticamente conosco 3 parole su 10 in una frase, quindi io leggevo senza punteggiatura. Pensate cosa capiva sta povera figliola. E mentre leggevo dico una parola che il bambino mi dice: Simona, ma che dici? Si alza, viene a vedere e mi dice: Simona, si dice almost. In quel momento voi immaginate tipo gli angeli e in paradiso che fanno Alleluia. Cioè, Simona, non si legge almost all'italiana quando leggiamo la parola per come è scritto, quindi è almost. Probabilmente io l'ho sempre letta e me l'hanno sempre insegnata come almost e si dice almost all'americana e significa quasi. Quasi mi ha rovinato un mese e mezzo di permanenza perché io non capivo una mazza.
Questa è la mia più grande disavventura per quanto riguarda la lingua. Ebbene, dobbiamo imparare che da quel momento in poi io non sono stata più ad ascoltare la frase cercando di tradurre parola per parola. Dopo 2 mesi ho cominciato a non avere più il mal di testa, cominciavo a sentire le voci, passarmi qualche parola per il cervello, poi è tutta questione di abitudine, bisogna ascoltare e cercare di capire il concetto in generale. Poi è buono imparare ogni volta un nuovo vocabolo, ecco. Se volete imparare la lingua, secondo me bisogna essere portati, se no impegnati, ci vuole costanza, non troppo e non troppo poco. Poi nella lingua comunque ci sono tante frasi fatte, tante espressioni che quando le sentite non fate neanche più caso alla traduzione, le capite in automatico. Perché quando ci sono frasi fatte, espressioni pronte, non c'è traduzione, non le puoi tradurre letteralmente. Se volete impegnarvi, dovete guardare i film con i sottotitoli in inglese, in modo che voi, quando vedete scritta quella parola, sentite come si pronuncia. E al contrario, quando sentite una parola pronunciata strana e quando leggete i sottotitoli, vedete che quella pronuncia viene da quella parola scritta in quell'altro modo, capito? E quindi magari vi può essere utile. Questa è la disavventura per quanto riguarda le lingue, quando appunto sono arrivata qua. Vi ho dato anche appunto dei consigli. Non ho ancora pensato sinceramente di cosa parlare nel prossimo vlog, ora me la studierò. Non so, uno degli argomenti sicuramente sarà la bicicletta con le varie cadute. E poi, non lo so, troppe disavventure. Comunque ho intenzione di fare un mini movie, però lo vorrei fare non benissimo in modo professionale, perché non sono capace, non ho l'attrezzatura adatta. Però voglio fare tipo un mini movie sulla mia vita negli ultimi anni, ma più che altro per quanto riguarda gli eventi. Perché credo che sia proprio finito il periodo eventi e mi raccomando, non perché si cresce bisogna pensare alla vita, no, cioè gli eventi, la musica, uno può seguire quello che vuole, fare quello che gli piace a vita, non è che uno non va più a ballare perché ha 80 anni e deve pensare a crescere, questa è la mentalità italiana, cambiatela, cambiatela.